Napoli è una città che non smette mai di stupire, con la sua storia millenaria, i suoi vicoli intrisi di vita e le sue meraviglie artistiche. Ma c'è un luogo che, più di altri, racchiude in sé l'anima regale, culturale e misteriosa di questa città, Capodimonte. Un tempo dimora dei Borbone, oggi Capodimonte è un mondo a sé, sospeso tra arte, natura e leggende che si tramandano da secoli. Al centro di tutto il complesso sorge la maestosa Reggia, un palazzo imponente voluto da Carlo di Borbone nel XVIII secolo per ospitare la sua straordinaria collezione d'arte. Ma la Reggia non è solo un museo. Ogni stanza, ogni corridoio racconta storie di re e regine, di intrighi di corte e di antichi splendori che sembrano riecheggiare ancora oggi tra le sue mura. Tutto intorno si estende il meraviglioso bosco di Capodimonte, un'immensa distesa verde di oltre 130 ettari, un tempo riserva di caccia reale. Oggi è un angolo di pace lontano dal caos cittadino, ma anche un luogo ricco di misteri. Si dice che tra i suoi viali ombrosi e le sue antiche costruzioni si aggirino presenze inquietanti e che esistano passaggi segreti che conducano a sotterranei ancora inesplorati. E poi c'è la celebre fabbrica di porcellane, nata nel 1743, con l'ambizioso obiettivo di competere con le più raffinate manifatture europee. Qui venivano realizzati oggetti di una bellezza straordinaria, vere opere d'arte in miniatura che ancora oggi affascinano collezionisti e appassionati. Capodimonte non è solo un luogo, ma un viaggio nel tempo, un intreccio di bellezza, potere e segreti che aspettano solo di essere scoperti. Cosa si cela dietro le mura della Reggia? Quali storie sono ancora custodite tra gli alberi secolari del bosco? E quali misteri avvolgono le preziose porcellane di Capodimonte? A Napoli nulla è fatto senza aspirare alla grandiosità. La Reggia di Capodimonte è un palazzo di 3 piani, complessivamente 14.000 metri quadri, con 124 gallerie che ospitano una delle più importanti pinacoteche d'Europa, il cui nucleo principale è formato dalla famosa collezione Farnese. La collezione comprende opere dei più grandi nomi, da Tiziano a Raffaello, da Michelangelo a Caravaggio, da Masaccio a Botticelli. Poi ancora Mantegna, Correggio, il Parmigianino, Goya, Luca Giordano, Artemisia Gentileschi e tanti altri. Il sito nasce come riserva di caccia di Re Carlo ed è stato residenza reale per 3 dinastie, ognuna delle quali ha lasciato un segno. I Borbone, i sovrani francesi Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat e i Savoia dopo l'Unità d'Italia. Nel percorso lungo la Reggia si attraversano ambienti sfarzosi come la Sala della Culla e il Salone delle Feste e luoghi privati come l'Alcova Pompeiana. Dal 1735 Re Carlo aveva dato disposizione per il trasferimento a Napoli delle collezioni farnesiane ereditate dalla madre Elisabetta Farnese. Si trattava di consistenti raccolte costituite da dipinti, disegni, bronzi, oggetti d'arte ed arredo, medaglie e monete, gemme, cammei e vario materiale archeologico. Il palazzo, poco abitato dai sovrani borbonici, diventa una più stabile residenza reale con l'arrivo di Carolina Bonaparte, che adegua l'appartamento reale al gusto della corte imperiale, e Gioacchino Murat, che realizza la strada di collegamento con il centro della città, risolvendo il problema di approvvigionamento idrico. L'edificio diventa oggetto di una radicale opera di rinnovamento a partire dal 1838, quando Ferdinando II decide di dargli una nuova veste. In questo periodo viene ultimata anche la decorazione del Salone delle Feste, con una lieve e fastosa decorazione pittorica di gusto neoclassico, come quella che adorna la camera da letto pompeiana di Francesco I e Maria Isabella. Collocata nell'ala meridionale, la più antica del palazzo, che si affaccia sul mare del Golfo di Napoli.
Con l'Unità d'Italia e la nomina del piemontese Annibale Sacco a direttore della Real Casa Savoia, sono sistemate alcune sale con l'intenzione di allestire nel palazzo una galleria di pittura e scultura moderni, di cui è suggestiva testimonianza il Salone Camuccini, che prende nome dalle monumentali tele del pittore romano. Lo stesso Sacco raccoglie nel Museo di Capodimonte tesori provenienti da altre dimore borboniche, come il prezioso salottino di porcellana, trasferito qui dalla Reggia di Portici nel 1866, o il pavimento in marmo intarsiato rinvenuto in una villa dell'imperatore Tiberio a Capri in epoca borbonica e rimontato nel Salone della Culla, che deve il suo nome alla culla disegnata da Domenico Morelli, donata nel 1869 dalla città di Napoli ai Savoia per la nascita di Vittorio Emanuele III. Nella meravigliosa Galleria delle Porcellane è esposta una selezione di porcellane di manifattura napoletana ed europea provenienti dalle collezioni borboniche, ad eccezione della statuina dell'Immacolata, tra i pochi esemplari di porcellana a soggetto religioso realizzata su un modello di Giuseppe Gricci dalla Real Fabbrica di Porcellana di Capodimonte. Ampio spazio è riservato al servizio dell'oca, così denominato per la presenza sul pomello di alcune zuppiere del putto che strozza un'oca, motivo derivato da esemplari ellenistici. Eseguito dalla Real Fabbrica di Napoli per la corte borbonica nell'ultimo decennio del XVIII secolo, il servizio si compone di oltre 400 pezzi, alcuni dei quali esposti in altre collezioni pubbliche. Il nucleo più cospicuo delle porcellane della Real Fabbrica di Napoli è costituito da un notevole numero di biscuit, a cui si affiancano le opere delle manifatture europee come quelle di Berlino, Sèvres e Vienna, pervenute a Capodimonte tramite la regina Maria Carolina d'Asburgo, moglie del re di Napoli Ferdinando IV di Borbone e figlia dell'imperatrice d'Austria Maria Teresa. Una delle meraviglie della reggia è il salottino interamente realizzato in porcellana per la regina Maria Amalia di Sassonia, che faceva parte del suo appartamento privato nella Reggia di Portici. Completato tra il 1757 ed il 1759, è una delle ultime realizzazioni della Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte, voluta da Carlo di Borbone. Arricchisce il salottino il lampadario a 12 bracci che raffigura un giovane cinese dall'aria malinconica e ammiccante che pungola un drago con il suo ventaglio. Con i Savoia, nel 1866, il salottino viene smontato dalla Reggia di Portici e trasferito a Capodimonte, mentre il soffitto in stucco raggiunge il museo e viene ricongiunto alle pareti solo nel 1957. Situato a pochi passi dal centro di Napoli, il Bosco di Capodimonte è una location naturale immersa nel verde. Fu realizzato nel 1734 per volere di Carlo III di Borbone, che lo utilizzò come riserva di caccia. A partire dal 1742 il parco, sotto la guida di Ferdinando Sanfelice, fu restaurato e impreziosito di chiese, fabbriche e abitazioni contadine. Con l'ascesa al trono di Ferdinando I, fu trasformato nell'attuale giardino all'inglese che oggi circonda la reggia. Il Real Bosco di Capodimonte si estende a ridosso della reggia per circa 134 ettari, con oltre 400 diverse specie vegetali impiantate nel corso di 2 secoli. Grazie al clima mite e all'attività di rinomati botanici, sono state impiantate qui molte specie rare ed esotiche, tra le quali canfora e camelie provenienti dall'Asia, magnolie e taxodi delle Americhe ed eucalipti australiani. Tra i viali si dispongono 17 edifici storici tra residenze, casini, laboratori, depositi e chiese, oltre a fontane e statue, orti e frutteti. Per il suo patrimonio storico, architettonico e botanico, il Bosco di Capodimonte è stato nominato nel 2014 Parco più bello d'Italia. Attualmente il Real Bosco si compone di 4 aree principali. Il giardino paesaggistico, dove lo spianato che circonda la reggia, tra le 2 porte ottocentesche di accesso al parco, Porta Piccola e Porta Grande, offre ai visitatori lo straordinario panorama del Belvedere, che si apre sulla città e sul Golfo di Napoli. Il giardino presenta oggi un assetto frutto delle trasformazioni volute dai Savoia,
che vi hanno impiantato le alte palme delle Canarie che circondano il palazzo e hanno commissionato la scenografica fontana composta da maestose figure e delfini di marmo bianco. Il giardino anglo-cinese è una delle principali delizie del Real sito. Conserva la conformazione di giardino all'inglese datagli intorno al 1840 da Friedrich Denhardt, capogiardiniere dell'Orto Botanico, un giardino creato dall'uomo ad imitazione della natura. Qui si osservano rari esemplari esotici, un maestoso canforo, un taxodium, un eucalipto e alcune camelie. Nei boschetti circostanti si trovano magnolie, tassi, cipressi, pini, uno splendido cedro del Libano e una melaleuca, pianta piuttosto rara, impropriamente detta albero della carta. Al giardino tardo-barocco si accede attraverso la porta di mezzo, una porta maestosa un tempo arricchita da insegne reali di cui si conserva traccia nei gigli borbonici della bella cancellata di ferro. Dall'emiciclo partono 5 viali che si irradiano a ventaglio nel folto del bosco, la cui vegetazione prevalente è costituita da lecci ed alcuni esemplari di tiglio, acero, roverella e carpino. L'area a nord del giardino tardo-barocco, da Porta Caccetta a Porta Miano, ospitava fino ai primi decenni dell'Ottocento il cosiddetto chiuso della fagianeria, un recinto per la schiusa dei fagiani, alimentati col frumento coltivato nei terreni adiacenti e utilizzati per le battute di caccia reali. A partire dal 1835 i botanici Gussone e Denhardt hanno rimodellato il terreno creando finte colline e praterie, macchie a bosco ed alberature isolate, esotiche o autoctone. Un paesaggio pastorale in cui sopravvivono edifici monumentali come l'antica fabbrica della porcellana di Capodimonte e la chiesa di San Gennaro, insieme a strutture legate alle attività produttive del bosco come la capraia, che includeva locali per usi agricoli, stalle e rimesse. 6 alberi del Real Bosco di Capodimonte sono stati riconosciuti alberi monumentali per il loro eccezionale valore e molti altri sono in attesa di esame. Gli alberi monumentali, beni paesaggistici a tutti gli effetti, fanno parte del patrimonio culturale nazionale, al pari dei complessi archeologici, degli edifici, dei castelli e dei centri storici di maggior pregio. Sono patrimonio culturale da tutelare e valorizzare, monumenti della natura e, proprio come i monumenti realizzati dall'uomo, hanno bisogno di essere protetti anche a norma di legge. Tra i viali, disegnati dall'architetto Ferdinando Sanfelice, si dispongono 17 edifici storici, tra residenze, casini, laboratori, depositi e chiese, oltre a fontane e statue, orti e frutteti. La scenografica fontana del Belvedere, commissionata da Umberto I di Savoia, è composta da reperti scultorei già disposti nel bosco, originariamente al giardino Torre. La fontana, alta 6 metri, si erge su uno scoglio sul quale poggiano 4 figure marmoree al centro di una vasca ampia 14 metri, sul lato orientale della spianata del Belvedere. Tra eleganti festoni di frutta e fiori, 2 mostri marini alternati a 2 divinità fluviali sorreggono una conchiglia ornata da una pigna da cui fuoriescono zampilli d'acqua. La Palazzina dei Principi è l'elegante e sobrio edificio fondato dai Carmignano, marchesi di Acquaviva, ed è preesistente al Palazzo Reale. Nel 1826 venne destinato da Francesco I ad abitazione dei reali principi. La Stufa dei Fiori è un piccolo corpo di fabbrica addossato alla Palazzina dei Principi, riadattata verso il 1843 all'uso di una serra. Serviva alla riproduzione e al ricovero di specie, soprattutto da fiori, che necessitavano di un clima più temperato nella stagione invernale. Nel tardo Ottocento la Stufa dei Fiori fu sopraelevata di circa 1 metro per ospitare specie esotiche di maggiore altezza ed ottenere maggiore luce e calore indispensabili per la crescita delle piante. A tale scopo venne anche dotata di un tetto ad una falda in ferro e vetro. L'antica serra era molto cara alla duchessa Elena d'Aosta e probabilmente quando la nobildonna di Casa Savoia abitava a Capodimonte negli anni 30 del XX secolo, furono aggiunti altri 2 accessi e finestrini sul fronte a sud, 2 accessi a nord e a ovest, ed aperto un varco verso il piccolo vivaio. Dalla stufa si accede, infatti, ad una piccola area verde recintata di circa 500 metri quadrati. Questo piccolo vivaio, probabilmente,
Occupava una porzione ridotta di quell'ampia zona un tempo denominata pipiniera, in cui si coltivavano in piena terra o in vaso le piante più pregiate. Altro edificio del bosco di Capodimonte è la chiesa di San Gennaro, opera dell'architetto Ferdinando Sanfelice, che fu eretta per volere di Carlo di Borbone nel 1745, destinata a parrocchia per coloro che lavoravano nel bosco. Riaperta a luglio 2021, dopo 50 anni, grazie all'intervento artistico di Calatrava, la chiesa di San Gennaro nel Real Bosco mostra tutta la versatilità e il genio dell'artista che, per la prima volta, si misura con la porcellana. Una tecnica diversa e molto più sofisticata rispetto alla ceramica, appresa nella cittadina spagnola di Manises, dove l'artista realizza le sue grandi opere. Il cellaio è l'edificio dove fin dal Settecento erano conservati botti di vino, fascine, legna, ghiande, ma anche grano, miglio, fagioli, fave, prodotti che assicuravano l'alimentazione alla selvaggina del bosco o che erano messi in vendita. Proseguendo nel bosco troviamo la fagianeria, detta anche Casa dei Fagiani Forestieri, perché destinata alla schiusa e al ricovero dei fagiani cinesi, americani e dei pavoni. La caccia a questo volatile, una delle predilette da Carlo di Borbone, era molto praticata nelle riserve reali. L'attuale edificio è frutto di un ripristino dell'originaria costruzione di cui sopravviveva solo uno dei 2 corpi di fabbrica per i custodi. A breve distanza dalla fagianeria troviamo un complesso noto nell'Ottocento come il Casino di La Capraia, composto da 2 edifici rurali. Le 2 costruzioni, prima del 1836, quando furono restaurate ed abbellite, racchiudevano un cortile a giardino. Il fabbricato principale della Capraia includeva, al piano terra, locali per usi agricoli, stalle e rimessa, e al piano superiore abitazioni. L'edificio, pur conservando l'impianto ottocentesco, è stato ampiamente ristrutturato nel Novecento. Si sviluppa su 2 piani, ha una copertura a tetto ed è privo di ornamenti e di articolazione volumetrica, se si esclude un'ampia terrazza ad oriente. L'altro piccolo manufatto del complesso, su 2 piani, è oggi allo stato di rudere. Il giardino torre, posto al margine nord-orientale del bosco, è composto da numerosi alberi da frutto, come lo era nel Settecento, quando era noto con il nome di Giardino di Biancourt, dalla provenienza e dal cognome della famiglia di giardinieri che lo ebbero in cura per la produzione di frutta, anche esotica, ananas, ma anche ribes e lamponi. Questo era il giardino delle delizie della famiglia reale. Inoltre vi si coltivavano anche molte varietà di fiori e vi era annesso il vivaio al servizio del bosco. Ma attorno alla reggia e al bosco di Capodimonte aleggiano molte leggende, di cui la più famosa è sicuramente il fantasma di Porcellana. Non si conosce il suo nome e nemmeno quello del suo giovane amante. Questa leggenda presenta come protagonista un giovane che, stanco della frenesia della città napoletana e disinteressato nei riguardi di tutto ciò che lo circondava, si rifugiava quotidianamente nella solitudine del bosco di Capodimonte. Non provava né gioia né dolore, solo noia per qualsiasi cosa e persona. Un sentimento però il giovane lo avvertiva e come. Un sentimento ossessivo, malato e insaziabile. Il fatale amore dell'ideale. Nella sua mente aveva delineato una creatura di fantasia, una donna perfetta e al tempo stesso utopica, immaginata in un paese sconosciuto e lontano, ma non troppo. Il suo cuore sapeva amare fin là dove ella fosse. In una mattinata d'inverno, però, il giovane si convinse di aver visto la donna delle sue fantasie. Gli apparve davanti agli occhi per un breve istante nelle vesti di un fantasma o di un'ombra. Era snella, senza contorni, fatta d'aria ondeggiante. E ancora era qualcosa di bianco e di lucido che tremolava, che non toccava il suolo. Di giorno in giorno il ragazzo andava in cerca di quella figura, baciava la terra dove credeva di averla vista e la seguiva tra gli alberi del bosco di Capodimonte. Ogni volta gli appariva più vicina e più definita, nelle vesti di una pallida fanciulla in abito bianco, col volto immerso nella luce. Lei gli sorrideva e lo salutava,
poi spariva e riappariva nel verde, seguita dall'innamorato. Una volta arrivata davanti alla reggia di Capodimonte, però, lo salutava e scompariva all'interno, senza che lui avesse la forza e il coraggio di trattenerla. Nelle settimane seguenti il giovane riuscì ad avvicinarla sempre di più e a rivolgerle dolci frasi d'amore, senza che lei però potesse mai rispondere. Passati mesi, la situazione per il giovane amante era divenuta insostenibile. Non riusciva più a starle attorno senza frenarsi dal desiderio di tenerla fra le braccia. Fu così che un giorno l'abbracciò appassionatamente e quella fu la prima e ultima volta che poté toccarla. Infatti, la fanciulla cadde al suolo, il suo corpo scricchiolò e si infranse in tanti cocci di porcellana. Ciò che il giovane credeva essere l'incarnazione del suo ideale d'amore non era altro che una bambola di porcellana della reggia di Capodimonte. Le altre opere di porcellana custodite all'interno della reggia presero vita quella notte per vendicare la morte della fanciulla, che era una di loro. Quasi come in una sfilata, uscirono fuori dalle scansie in cui erano esposte per colpire, ognuna a proprio modo, il giovane, svenuto a terra dopo quel fatale abbraccio dato inconsapevolmente ad un'opera di porcellana. Le statue degli Amorini gli conficcarono nel cuore i loro dardi. I 7 re di Francia lo colpirono con le spade. Ogni statuina gli sputò in viso, lo insultò, lo calpestò. La statua di Giove, seduto sull'aquila, fulminò il giovane moribondo e i titani lo seppellirono sotto un sepolcro di massi. Così il giovane innamorato fu punito per aver frantumato in 1000 pezzi un'opera d'arte e, finalmente, il suo cuore riuscì a liberarsi dalla ossessiva malattia di un amore impossibile. Anche per la leggenda della sposa infelice non si conosce con precisione né il nome né quanti anni avesse quando scomparve per sempre. Una creatura che compare durante le serate di primavera sulle scale della Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte, in attesa del suo futuro sposo, un uomo che non giungerà mai e che invano lei aspetterà sui gradini della chiesa, trepidante, con il volto triste e malinconico, coperto dal velo bianco, nella speranza di riuscire un giorno a coronare il suo sogno d'amore. E come ogni dramma che ha più di qualche secolo, e per far sì che la leggenda si perpetui nel tempo, il fantasma della sposa ha subito una triste vicenda, volontà del destino o della scarsa inadeguatezza delle cure sanitarie di quel tempo. Si sa che la fanciulla si ammalò di tisi, tubercolosi, la malattia infettiva più antica in tutta la storia dell'umanità, che si diramava in modo rapido fra i ceti più poveri, i quali vivevano in pessime condizioni igieniche e sanitarie, soffrendo di un forte stato di malnutrizione. L'incidere di questi fattori portava alla TBC, difficile da contrastare e che destava timore, pericolo e morte, decimando la popolazione per contagio. Lo stato di salute della promessa sposa, a pochi giorni dalle nozze, iniziò a peggiorare fra febbri e deliri, e a nulla valsero i tentativi di poterla guarire, tanto che la sua giovane vita si spense il giorno prima del matrimonio, nel dolore dei suoi cari. All'indomani il parroco della chiesa, al posto di celebrare il lieto evento, fu affranto dalla tragica notizia, mesto nel commemorare il funerale della giovane sposa. I drappi e gli addobbi bianchi cedettero il posto a quelli neri in segno di lutto fra petali candidi, puri e innocenti. In alcune serate, e soprattutto in primavera, è possibile vederla. La credenza spiega che si fa vedere soltanto dalle ragazze nubili, ferma ai piedi dei gradini dello scalone della basilica, col volto coperto dal velo bianco, mosso da un misterioso vento sovrannaturale che l'accompagna, come se aspettasse qualcuno, forse il suo sposo, che l'accompagni all'altare pronta a dichiarare il suo sì davanti a tutti. È un'attesa straziante che morde al cuore, una scena triste che si perpetua di anno in anno, nella stessa maestosa chiesa che l'avrebbe dovuta sposare e coniugare in matrimonio e che invece si è trasformata, per fatalità, nella sua eterna tomba, la cui morte
l'ha strappata alla vita con tanta crudeltà. Nella memoria dei napoletani è ancora vivo il suo ricordo. La sposa infelice di Capodimonte manifesta la sua volontà di unirsi in matrimonio con il suo sposo, pronta ad aspettarlo per sempre. Verità o leggenda, questa storia ci lascia con un pizzico di amaro in bocca e tanta curiosità nell'animo. La leggenda di Maria Carolina d'Asburgo invece narra che lo spirito della moglie del re di Napoli Ferdinando IV frequenti ancora le sale del Palazzo Reale. A quei tempi i ricevimenti ed i gran balli a corte erano molto frequenti, oltre ad essere molto amati dalla regina stessa, al punto che ancora oggi, da ben 202 anni, si dice che avvengano sfarzose feste tutte le notti nel Museo di Capodimonte. Nei saloni regali si racconta che appaiano luci e figure misteriose che danzano sulle note di antichi strumenti musicali e che poi scompaiano come per magia alle prime luci dell'alba. L'altra leggenda ha per protagonista un'altra nobile, Maria Cristina di Savoia, la prima moglie del re Ferdinando II di Borbone. Intorno alla regina, dall'estrema bellezza, aleggiano ben due leggende in netto contrasto fra loro, ma entrambe legate ad un luogo caro a Maria Cristina, una grotta ubicata nel bosco di Capodimonte che successivamente prese il suo nome. Secondo alcuni, la regina era molto devota, tanto che passava giorno e notte a pregare nella grotta. Secondo altri, invece, Maria Cristina, stanca delle poche attenzioni del marito e delle sue relazioni extraconiugali, frequentava di notte la grotta per incontrare i suoi numerosi amanti e si racconta che li buttasse nella profondità della grotta per nascondere ogni traccia dei suoi tradimenti. Capodimonte è un vero e proprio gioiello che racchiude secoli di storia, arte e cultura. Un luogo che incanta non solo per la sua straordinaria bellezza, ma anche per le storie che custodisce. Dalla sontuosa reggia, che ospita una delle collezioni d'arte più prestigiose d'Italia, ai suoi immensi giardini che offrono scorci mozzafiato su Napoli, ogni angolo di questo luogo sembra avere qualcosa da raccontare. Passeggiare tra le sue sale significa fare un viaggio nel tempo, tra capolavori che vanno dai grandi maestri del Rinascimento alle raffinate porcellane che hanno reso il nome di Capodimonte famoso in tutto il mondo. Ma Capodimonte non è solo un museo, è un'esperienza, un'emozione che si rinnova ogni volta che si torna a visitarlo. E poi c'è il bosco, un'oasi verde nel cuore della città, un luogo perfetto per immergersi nella natura e lasciarsi affascinare dalla quiete e dall'eleganza dei suoi viali. È incredibile pensare a quanto questo luogo abbia da offrire e quanto ancora ci sia da scoprire, tra dettagli poco noti e storie nascoste che rendono Capodimonte ancora più speciale.